Se montiamo prima i più alti, dopo i più bassi facciamo fatica a tenerli giù. Montiamo questo strip a 2 poli per la ventola, non possiamo saldarla da sopra, quindi spugna, giriamo, saldiamo un terminale, controlliamo se è diritto, sì, e saldiamo anche l'altro terminale. Montiamo questo condensatore elettrolitico da 10 microfarad a 50 volt, andiamo a cercare dov'è, eccoli qua su, no, 2x47, che sono quei due qui, 47, 47, questo da 10 va qua, la fascia bianca almeno, dove ci sono le righette bianche corrispondono almeno. Spugna, giriamo, puntiamo, teniamoli diritti possibilmente, puntiamo, rasiamo e finiamo le saldature. Ripassiamo le prime fatte, possiamo adesso saldare il trimmer e le morsettiere. Trimmer da 100 kg e le morsettiere, vediamo se riusciamo a farle insieme. Una morsettiera e 2 morsettiere. Dico una cosa banale, ma a volte succede, il foro deve stare sull'esterno, perché è facile sbadatamente magari saldarle così e poi ci accorgiamo che sono al contrario. Anche gli elettrolitici, una volta saldati, ricontrolliamoli e un attimo montarli sbagliati, così come i diodi e tutto il resto, e poi dopo il circuito non funziona, oppure si guasta qualche componente e dobbiamo andare prima a cercare il componente che si è guastato e poi dobbiamo andare a comprarlo. Diamo una puntata, il trimmer, posso rasarli tutti e tre insieme, tutti e tre i terminali assieme. Ci sono rimasti questi 2 zoccoletti qui, però non li uso, che servono per prolungare il potenziometri, perché li metterò direttamente per comodità. Dopo, se tu vorrai mettere questo circuito stampato all'interno di un contenitore, dovrai usare i cavetti di prolunga, facendo attenzione di tenere pin 1, il pin 2 e il pin 3 in corrispondenza esatta di come sono adesso saldati sul circuito stampato. Quindi i componenti bassi abbiamo questi 3 e poi gli ultimi 3 componenti altissimi che andremo a montare alla fine. L'ultimo è il condensatore elettrolitico grosso, che secondo me come capacità è un po' bassa rispetto alla corrente che può erogare, però possiamo sempre mettere un altro condensatore in parallelo senza problemi. Mettiamo la resistenza di potenza da tenere sollevata, la tengo sollevata a mano, come faccio, da punto, la scaldo e la alzo, appunto anche l'altra, così non casca. Ok, così è sollevata dal circuito stampato. Un terminale va già bene, non lo raso solo quell'altro e rifinisco le saldature che, essendo fatte da sopra, sotto non sono perfette. Montiamo il transistor di potenza e il regolatore. Il regolatore 7824, questo gli posso anche dare una puntata da sopra, così se ne sta fermo. La punta di questo saldatore si sporca tantissimo perché è di rame vivo, limato proprio con la lima, cosa da non fare mai. Montiamo adesso il transistor di 882 che va lì. Montiamo il dissipatore e poi rasiamo il transistor. Ci manca il transistor finale, che però dovremmo cercare un dissipatore, il condensatore più i 2 trimmer. Mettiamo i 2 trimmer, sono uguali, 10 kg. Li mettiamo così provvisoriamente, poi andranno prolungati quando verrà tutto messo nella scatola. La spugna viene sempre d'aiuto per fare la rotazione.
Qui il leggio veniva comodo perché ci permetteva di ruotare facilmente. Adesso quando andiamo a appoggiare con sui componenti sulla scatola si fa un po' di fatica. Ci voleva magari una scatola che andava a appoggiare solo sugli angoli. Il condensatore, puntiamolo, controlliamo che sia appoggiato bene. Per fare un bel lavoro bisognerebbe mettere della colla siliconica oppure quella apposta per i condensatori, il silicone RTV, in maniera che vibrazioni non lo danneggino. I condensatori grossi andrebbero tutti bloccati con la colla in maniera che non si rovinino in vibrazione, però se l'alimentatore se ne sta fermo in laboratorio e non viene trasportato non c'è questo problema. Il problema c'è se lo trasportiamo in auto, le vibrazioni col tempo potrebbero danneggiarlo. Adesso vado a vedere se trovo un dissipatore anche provvisorio da montare qua dietro. Ho trovato questo dissipatore che direi per fare la prova va benissimo. Vi ho fatto un forellino in prossimità del transistor. Il transistor andrebbe isolato con un'amica nel caso in cui venga fissato all'interno del mobile. In questo caso non occorre perché non rimane collegato a nulla e quindi sul bordo non ci sono piste che vanno in contatto, quindi anche se un capo del transistor è collegato al dissipatore non succede nulla. Possiamo mettere un pochino di pasta qua, come abbiamo visto. Fissato il transistor al dissipatore, diamogli una piega e lo saldiamo in posizione. Procediamo con la saldatura. Ho messo un foglio sotto per non andare a rovinare il tappetino quando adesso vado a saldare, perché il terminale si scalda e andrebbe a rovinare il tappeto. Adesso possiamo procedere all'inserimento dei tre integrati. Sono tutti e tre uguali, TL81, rispettiamo la tacca che deve essere rivolta in questo caso sulla parte destra. Innestiamoli bene fino in fondo. Verifichiamo bene che tutti i piedini siano dentro, innestati perfettamente, perché a volte può capitare che un piedino esca da un lato. È molto importante effettuare questa verifica. Ho preparato anche una ventola con un connettore femmina da innestare qua così. Dobbiamo fare attenzione al più e meno, il rosso è il più e il nero è il meno. Questa qui va messa poi sul dissipatore per raffreddarlo, chiaramente va messo in modo opportuno. Adesso facciamo una parte teorica per vedere se questo condensatore è dimensionato correttamente. Ci dicono di alimentarlo a 24 volt in corrente alternata AC, quindi abbiamo un valore efficace di 24 volt. Dobbiamo adesso calcolare il valore di picco per sapere che tensione ci sarà dopo il ponte raddrizzatore, dopo i 4 diodi. La tensione di picco si calcola a radice di 2 per la V efficace, 24 per radice di 2. Prendiamo la calcolatrice, 24 per 2 radice quadra uguale, sono 33,94. Dopo dobbiamo togliere la caduta di tensione del ponte, diciamo 0,7 volt per diodo, perché c'è il diodo che raddrizza la sinusoide superiore e quello inferiore, quindi sono circa 1,4 volt, quindi meno 1,4 uguale, sono 32,5 volt teorici in corrente continua. Facciamo 32 volt, dai, arrotondiamo. Quindi da 24 volt dovremmo avere circa 32 volt. Abbiamo un condensatore da 3300 microfarad. Il ripple si calcola, quindi il ripple lo chiamiamo delta V, che è l'ondulazione residua, cioè dopo l'addrizzamento qua a pieno carico non sarà piatto, ma ci sarà ondulazione. Questa ondulazione qui da picco picco è questo delta V qui, e si calcola la corrente diviso la frequenza per il valore di condensatore in farad, frequenza in hertz, corrente in ampere. Presupponiamo 1 ampere, giusto per fare i conti veloci, 1 diviso la frequenza è 50 Hz, però abbiamo la doppia sinusoide, quindi sono 100 Hz, quindi 100
per 3300 microfarad sono 0, dobbiamo fare in farad, 0, sì è giusto perché se moltiplico per 1000 sono 3,3 millifarad, ancora per 1000 sono 3300 microfarad, ok, poi 100 per 0,00 diventa 0,33, 1 diviso 0,33, 1 diviso 0,33 sono 3 volt. Abbiamo 3 volt di ripple, che è parecchio. Prima di accendere l'alimentatore ho voluto provare i 3 integrati che ci sono stati forniti. Ho usato questo prova operazionale di cui ho già fatto un video. Purtroppo per provare gli operazionali non è sempre semplice, bisognerebbe fare un circuitino apposito. Innestiamo l'integrato nel suo zoccoletto. Ho messo la sonda dell'oscilloscopio direttamente qua sul piedino 6 che è l'uscita. Diamo tensione. Come vedi sia i LED segnalano correttamente la variazione di stato e anche con l'oscilloscopio vediamo che c'è la variazione corretta. Anche se aumento la frequenza con questo trimmer, cambiamo scala all'oscilloscopio, cambiamo scala, siamo alla frequenza, mettiamo la misura, 17 Hz circa. Andiamo a frequenze più alte pigiando questo bottone, qui posso anche abbassare, vedi cosa succede, non c'è più variazione. Cambiamo la base di tempi, non è in grado di amplificare segnali a frequenze elevate, infatti ce lo segnala anche il LED qui, dovrebbero essere accesi tutti e due. Spingo e monto un integrato dei miei, sempre un TL81, questo è dell'ST Microelectronic. Diamo tensione e vedi che funziona perfettamente. Siamo a 59 kHz e lui non ha problemi. Posso aumentare anche la frequenza senza avere decadimenti. Siamo a ben 280 kHz e comunque ho la variazione corretta. E tutti e tre questi integrati qui sono dei fake che non funzionano. Ho provato a montarli e accendere l'alimentatore, la regolazione della tensione funzionava, ma la regolazione della corrente no. Adesso ho montato 3 dei miei integrati, quindi consiglio, se compri questo alimentatore, di procurarti 3 integrati TL81 da qualche fornitore più affidabile. Siccome non viene fornita documentazione, ho ricavato io lo schema per capire cosa serviva questo trimmer, perché non ci sono le istruzioni e non viene detto cosa serve. Ho stampato, l'unica cosa che viene fornito è questo topografico, che non è nient'altro che la serigrafia stampigliata. Io su questo topografico ho fatto la sigla dei componenti, partendo dall'alto a sinistra, andando a destra e scendendo. Per ogni componente ho scritto ad esempio D1, D2, R1, R2, R3 e così via fino ad arrivare all'ultima, R21, R22. E pian pianino, con molta pazienza, ho ricavato lo schema. Anche se non è graficamente a posto, ci serve per capire un po' il funzionamento e l'ho usato anche per delle modifiche, delle migliorie. Innanzitutto andiamo a vedere cosa serve questo trimmer. L'ho chiamato P3, che lo possiamo trovare qui, che è collegato tra l'1 e il 5 del TL81. L'1 e il 5 sono l'offset, è un particolare sistema per portare a zero l'uscita e viene usato per tarare qui in uscita lo 0 volt. In pratica dobbiamo mettere il trimmer della tensione tutto a zero e con il tester qui, poi lo vediamo insieme, fare lo 0 volt, perché c'è anche il rischio, se non ci fosse questa taratura, che la tensione possa essere anche sotto lo 0, quindi negativa, o superiore. Questo è un bel sistema che non tutti gli alimentatori hanno. Poi mi è stato utile per capirne anche il funzionamento. Ho notato subito che qui viene presa la tensione alternata prima del ponte per ricavare un meno 5 volt.
non avendo la tensione duale, con questo sistema, con resistenza, condensatore serie, questi due diodi, condensatore di filtro, una resistenza e uno Zen, viene creato il meno 5 per andare a alimentare con tensioni duali sbilanciate, perché questa qui è la tensione di alimentazione che è 32 volt, 35, dipende dalla tensione di rete, e questo è un meno 5. Non per tutti e tre, perché questo prende il meno e questi due prendono più e meno duale. Questo primo operazionale, che è questo qui, serve come reference di tensione di precisione 10 volt, che va ai due trimmer di regolazione. Uno regola la tensione e uno fa la regolazione della corrente. Tutta quella parte qui è per la regolazione della corrente, quindi possiamo vederlo così. Viene variata la tensione qui sul piedino invertente e come retroazione viene portata al piedino invertente, il 2. Lui tenta di mantenere sempre stabili invertente e non invertente, e su 6, non guardiamo per adesso questo, vengono pilotati i due transistor, primo che va poi a pilotare il secondo di potenza per darci tensione in uscita. Questo circuito qui serve per far sì che quando si spegne l'alimentatore la tensione vada subito a 0, quindi viene monitorata la tensione che con questo transistor viene buttata a 0. Io ho fatto delle modifiche, tra cui una è questa resistenza non c'era perché non mi piaceva che buttasse direttamente a massa senza una resistenza, anche se pur piccola, l'uscita di questo integrato, con il rischio di danneggiarlo, e la resistenza l'ho messa qui, è una 22 ohm. Ho tagliato una pista qui sotto e ci ho messo la resistenza, anche senza funziona, è solo una precauzione per non danneggiare questo integrato. Il controllo di corrente invece viene fatto prendendo come riferimento, io l'ho chiamato meno out, la caduta di tensione che si forma sulla resistenza di shunt, che è questa qui, messa in serie sul meno, va in diversi punti, qui ho chiamato meno out, meno GND, poi correggerò, vanno tutti in quel punto qui. E anche qui tramite questo sistema, qui viene comparato questa tensione qui con questa impostata e mi va, diciamo, a limitare la tensione drenandola da questo diodo. Nello stesso istante che va in limitazione di corrente fa accendere anche questo diodo LED qui. Altre migliorie che ho fatto, R22, che questa scaldava tantissimo, l'ho messa da 1 watt, che è quella resistenza qui. Questa qui che non è rimasta stampata è da preferirsi di potenza maggiore. L'ho tenuta anche sollevata per evitare che quando scalda non danneggi il circuito stampato. Altra modifica è R16 e R17, che sono i controlli di corrente, R16 e R17. R16 l'ho portata da 56 kΩ a 68 kΩ, che far sì che inizi a limitare esattamente a 3 A, perché col 56 kΩ che ha messo loro andava ben oltre le 3 A, con il rischio di danneggiare i 4 diodi del ponte che sono da 3 A. Mentre invece la resistenza qua sotto da 47 ohm serve per quando si va col potenziometro tutto a 0, che accende il LED di limitazione, succedeva che la tensione in uscita andava negativa e se c'è qualche carico in uscita gli si dà la polarità inversa, anche se quella tensione negativa lì era bassa, anche mezzo volt, non andava bene. Cambiando questo valore di resistenza da 33 a 47 ohm questo problema non c'è più. Altra modifica che ancora non ho fatto, che andremo a vedere insieme, e raddoppiare la capacità di C1, che è il condensatore grosso che c'è qui, perché 3300 microfarad sono un po' pochi e c'è il rischio che quando siamo a tensioni alte, tipo 24-25 volt, il ripple passa anche oltre al transistor di regolazione, quindi ci ritroviamo un ripple troppo alto in uscita perché la capacità è troppo bassa. Se usiamo tensioni basse va benissimo il condensatore da 3300, quindi con 12 volt, 15 volt, 3300 micro, va bene, ma quando dobbiamo usare tensioni più alte è bene avere più capacità sul filtro di livellamento. P2 ho scritto eventuale multigiro 10 kg. Per migliorare la regolazione della tensione si possono mettere o due potenziometri in serie, uno che fa la regolazione fine e uno la tensione grossa, con due valori di resistenza diversi, oppure mettere un potenziometro multigiro in maniera da regolare facilmente. R22 inserire è quello che abbiamo già visto qui, bisogna tagliare la pista e inserirla. Anche senza tutte queste modifiche il circuito funziona, non è che non funziona, sono tutte migliorie, a parte i 3 integrati che abbiamo visto, che sono dei fake, e quindi funzionava solo questo, quindi probabilmente questi due funzionavano perché mi avevo reference, ma il regolatore di corrente non funziona più bene, quindi magari uno lo monta, crede che la corrente non funziona bene perché il circuito è stato progettato male, ma non è così, è perché ci sono degli integrati che non sono originali e non funzionano bene.
Visto tutto questo, adesso andiamo a accenderlo e vedere un po' le prestazioni. Ecco alimentato il tutto. Una cosa importante sarebbe mettere qui sull'ingresso alternata un fusibile. Io ho messo un fusibile autoripristinante, è importante perché se c'è qualche problema evitiamo danni. Questa è la tensione che c'è adesso in uscita. Ho preparato anche un carico fittizio, possiamo usare una resistenza di potenza, io adesso ce l'ho sul dissipatore, userò delle resistenze da 4 e 8 ohm. Adesso sono ancora scollegate perché voglio farti vedere come tarare lo zero. Qui vediamo la tensione di uscita e questa è la corrente che adesso è ancora zero. Porto il potenziometro della tensione tutto zero e con il cacciavite, sì l'ho già fatto, infatti è zero. Ti faccio vedere che comunque se sposto o a sinistra va in negativo e a destra inizia ad andare in positivo, quindi lo devo tarare per avere un'uscita perfettamente a zero quando ho il potenziometro della regolazione della tensione a zero. Qui possiamo regolare da 0 a 31 volt. Porto la tensione a 0 e collego la resistenza di carico, quella da 8 ohm, così è connessa. Adesso se alzo la tensione vedrò di conseguenza alzarsi la corrente. Adesso abbiamo 1 ampere, assicuriamoci di raffreddare bene la letta, inizia a scaldare. Se vado in senso antiorario con regolatore della corrente arriverò a un certo punto che accende il LED, eccolo qui, e posso abbassare la corrente al valore che voglio, ovviamente di conseguenza la tensione si abbassa. Rifaccio accendere il LED, vediamo che abbiamo 8 volte di uscita. Quando inizio a limitare, qui limita e di conseguenza si abbassa la tensione. Posso portarlo ad esempio a mezzo ampere, così ho una limitazione di mezzo ampere. Se tolgo il carico, tensione torna a quella impostata. Io qui potrei impostare anche tensioni più alte. La regolazione è sempre mezzo ampere. Se io rimetto il carico ho i miei mezzi ampere, anche se adesso tolgo il carico ho impostato una tensione diversa. Tolgo la regolazione della corrente andando tutto a destra, faccio spegnere il LED e adesso andiamo fino a 3 ampere per un breve istante perché questa letta è troppo piccola, nonostante ci sia la ventola, ma 3 ampere non li sopporta in continuo. Andiamo a 3 ampere, vedrai che poi si accenderà il LED, eccolo qua. E questo è il massimo regolato con la modifica che ti ho fatto vedere prima, perché sennò andrebbe oltre, rischiando di danneggiare questi diodi qua d'ingresso che a 3 ampere iniziano a scottare. Se metto la resistenza di carico anziché 8 ohm la sposto su 4 ohm, vedrai che i 3 ampere li raggiungiamo con tensioni più basse. A 13 volt siamo già 3 ampere per legge di ohm. Abbassando la resistenza di carico, di conseguenza ho staccato adesso il carico. Vediamo che comunque questo alimentatore ha delle caratteristiche da fare invidia anche a molti alimentatori professionali. Raggiunge lo 0 volt preciso, cosa che non fanno in molti, e la regolazione di corrente può essere fatta da 100-200 mA fino a 3 ampere. Mettiamo l'oscilloscopio così vediamo il ripple come si comporta alle varie tensioni. Per misurare il ripple, che è appunto l'ondulazione residua, collegato all'oscilloscopio sull'uscita, dobbiamo mettere l'oscilloscopio in AC, quindi dobbiamo premere il menu, qui anziché DC dobbiamo fare AC. Adesso è su 1 volt, vediamo cosa riusciamo a vedere. Essendo in DC, man mano che alziamo la corrente deve un attimino assestarsi. Siamo a 1,8 ampere, non 1,9 ampere, 2 ampere, andiamo a vedere che ondulazione abbiamo. Siamo a 200 mV e praticamente non c'è ondulazione. Con la corrente da 3 ampere, eccolo qui il ripple. Adesso stacco un attimo il carico, sposto il trigger, se no qui cuociamo il transistor. Eccolo qui il ripple, la scala è 1 volt, quindi abbiamo 2 volt di ripple. Siamo quasi alla massima tensione, per quello che dicevo che questo condensatore andrebbe alzato di valore. La modifica consiste nell'aggiungere un altro condensatore, magari qua sdraiato e collegato tra il più e il meno in parallelo a questo, appunto per
togliere tutto questo ripple qui. Adesso sono con una resistenza di 8 ohm, se vado con una resistenza da 4 ohm, se io abbasso la corrente il ripple diminuisce, cambiamo la scala, così siamo a 400 mV di ripple, abbassiamo ancora la corrente, abbiamo ancora circa 400 ripple, abbassiamo la corrente ancora, così abbiamo 200 mV di ripple. Se tolgo il limitatore della corrente e agisco solo su quello della tensione, il ripple sparisce, perché col regolatore della corrente il ripple è sempre un poltino. Infatti senza il regolatore della corrente inserito, anche con un ampere, in pratica non abbiamo ripple, è silenziosissimo come alimentatore. Invece quando facciamo intervenire il controllo della corrente, quando si accende il LED, ci sono questi 200 mV di ripple alla frequenza di rete. Ho montato il condensatore, l'ho tenuto sopra i due integrati, lasciandolo distaccato dalla resistenza che scalda. Ho intubettato i terminali, uno l'ho collegato sul terminale di sinistra della resistenza, che è il meno, e uno al centrale del transistor, che è il più, in parallelo a questo. Adesso infatti se vado anche alla massima corrente, collego la resistenza di 8 ohm, sono a 3 ampere e ho ripple praticamente quasi zero. Con 6600 microfarad è perfetto. Il trasformatore di alimentazione, io sto usando 150 VA, che sarebbe l'ideale per questo alimentatore, però anche con un 100 VA, se non sali sopra 24 volt, non dovrebbero esserci problemi. Il condensatore poi possiamo bloccarlo con il silicone RTV silicone. Ho messo il silicone sia qui tra i due condensatori che qui sotto dove appoggia. Se un domani dovessimo rimuovere i due integrati, questo silicone si rimuove facilmente senza problemi, non è come il silicone normale che è molto duro da rimuovere. Siamo giunti al termine del video su questo alimentatore. È un alimentatore molto performante, come hai visto, rispetto ad altri in commercio, ha delle caratteristiche particolari. Una cosa che mi sono dimenticato di farti vedere è che ho rinforzato con dei fili le piste, sono un po' sottili, la pista del più e la pista del meno. Quando ho finito tutto, su internet ho trovato pure lo schema originale del circuito, fatto un po' meglio, perché ricavato come ho fatto io dal PCB ci vuole un casino di tempo e poi andrebbe rimesso in bella con un CAD. Spero che questo video ti sia stato utile, sia a te hobbista per imparare a montare i componenti, sia per chi vuole un alimentatore a bassissimo costo e con prestazioni notevoli. Il video termina qui, spero che ti sia stato utile e noi ci vediamo e sentiamo al prossimo video. Ciao!